purtroppo qui non c'è altro da fare. Ok, appena arrivato in circuito per il secondo round di campionato, come vedete sto ancora dormendo in piedi. Sono le 9:20, devo girare alle 10, ma abbiamo anticipato il turno ai 20 minuti, quindi ho 20 minuti per prepararmi, riscaldarmi, salire in moto e cercare di dare del gas. Autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari. Oggi, 26 maggio, sono qui per il secondo round di campionato. Questo si preannuncia essere il weekend più difficile di tutta la stagione. Infatti, causa impegni lavorativi, non abbiamo fatto neanche un test su questa pista, che per me è quasi sconosciuta. L'unica volta che vi ho girato era un anno fa, marzo 2017, quinta volta in pista, nonché prima volta in moto dopo 4 anni. Giravo su un 600 stradale tra i neofiti prendendo 12 secondi a giro, che è come non averci mai girato. Oggi, sabato, ho a disposizione 3 turni e dovrò girare il più possibile per metabolizzare la pista e impararla in fretta, in vista delle qualifiche di domattina. Ok, già non conosco la pista, in più iniziamo bene. Problema all'elettronica, non sappiamo cosa sia, adesso mettono mano alla moto. Praticamente quando scalo da terza a seconda si spegne tutto, si spegne il dashboard, si spegne l'elettronica e non va più niente. Proviamo a... Niente, si è fulminato completamente il cruscotto, pensiamo sia quello. Adesso proviamo a cambiarlo, vediamo che succede. Niente, il cruscotto non era. Non ci voleva, proprio qua, l'unica volta in cui non doveva succedere. Prendi un'altra forbice, Chris, e prepara quello lì. Mi rivesto? Sì. Sì. Okay. Ho trovato il problema forse, riproviamo. Ok, problema risolto. Qual era il problema? Un'alimentazione del cruscotto che si era disaldato lì vicino al fusibile. Ok, traduco per i meno esperti. Praticamente quel cruscotto che abbiamo sulla moto non si limita a far vedere soltanto delle informazioni, ma gestisce tutta l'elettronica della moto. Quindi se non funziona quel cruscotto non funziona più niente. Che cos'è successo quindi? Dalla batteria della moto ci sono dei fili che vanno ad alimentare il cruscotto. In questi fili è collocato un fusibile, che è quello che vedete. Praticamente cosa succede? Nel caso in cui ci fosse uno sbalzo di tensione, il cruscotto si fonderebbe. Se tu metti il fusibile in mezzo, si fonde il fusibile e non il cruscotto. Quindi un dispositivo da pochi centesimi protegge una roba da centinaia di euro. Qual è stato il problema? Che il filo dell'alimentazione che entra nel fusibile si era spelato leggermente e ballava. Quindi con tutte le botte che prendeva la moto in staccata, in scalata, sui cordoli, questo filo saltava e non arrivava più corrente al cruscotto. Per un filo piccolo così la moto è impazzita, pensate che roba. Questo è uno dei motivi per cui correre con un team penso è una buona scelta, perché in qualunque altra situazione un pilota da solo con questo problema qui magari se ne sarebbe anche tornato a casa. Qui in 5 minuti ha risolto il problema. Sto iniziando a capirci qualcosa. 1.14.1. Devo cavare giù 4 secondi nei prossimi 2 turni. Proviamoci. Ok, sono andato a vederti quei giri. Sì. Il ferro di cavallo puoi farlo effettivamente un po' più tondo, cioè cordo interno, allargare un pochino di più e poi scendere giù.
Ok, secondo turno reale finito, 12,3. Ho cavato 2 secondi, che è buono. Il vero, grande, drammatico, disastroso problema è che voi vi state chiedendo perché sono in bagno, perché io temo di avere il problema che hanno l'80% dei piloti, ovvero che quando guidi ti si indurisce l'avambraccio e non riesci più a frenare e accelerare. E di solito devi farti un'operazione per cui ti aprono in due il braccio e lo rivelano. Ora lo metto sotto... Ah! L'acqua fredda, sperando che si schiodi un po', è duro come il marmo. Le sensazioni di difficoltà che ho, non mi sento ancora sicuro a spingere sull'anteriore. Ok, sei un po' macchinoso nell'ingresso curva, stai troppo tempo con la moto dritta prima di lasciarti andare e entrare in curva. Dovresti essere un pochino più sciolto per cercare subito la posizione. Ok, abbiamo battezzato la moto e la tuta. Qua il buon Perot lo assumiamo come cameraman adesso, Sì, ha guarda ripreso come va perfettamente la mia caduta. È partita Boom. proprio pari, è una roba strana. No, ho sentito una botta in testa. Io sono caduto, ho sentito una botta sul casco, Maestri che mi era dietro mi ha picchiato in testa. Voi avrete visto la caduta e direte vabbè, ma perché ha messo sto titolo, la caduta più rischiosa? Sono caduto ai 50 all'ora. Il motivo è questo. Questa è la ruota della moto che stava dietro di me. Praticamente è successo che quando sono caduto il pilota che stava dietro di me, che era incollato a me, non ha potuto evitarmi e mi ha picchiato in testa con la sua ruota. Mi è andata veramente bene perché 10 centimetri più in giù c'è il collo. Sappiamo che è uno sport rischioso, come tantissimi altri sport in realtà. Tutti gli sport hanno una loro dose di rischio. E quando corri in pista semplicemente è meglio non pensare a certe cose. E comunque, tornando a noi, ciò che mi ha scioccato di questa caduta è il fatto che non so perché sono caduto. Io sono entrato Normale. normalissimo. Arrivo, faccio la mia linea, boom. Questo è quando cadi e non sai perché. Sì. Sembra un po' fuori linea. L'impressione mia è che c'è tanta piega e poi che tende a dare... Cosa? A puntare il gas. Quindi ho alleggerito Eri davanti. tanto piegato, hai alleggerito davanti e hai spinto, hai dato la spinta. Partita pari proprio. Sì. Il giorno dopo abbiamo guardato la telemetria ed è un insieme di fattori il motivo per cui sono caduto. Allora, sono entrato tanto piegato, leggermente fuori traiettoria e ho accelerato, mollato e accelerato, ma proprio in maniera impercettibile. Questo ha creato un piccolo scompenso nella moto che mi ha fatto chiudere l'anteriore. A me quella curva è sembrato di farla come qualunque altro giro e io sono sicuro che se rifaccio quella curva 10 volte nello stesso identico modo non cado. Purtroppo a volte in moto capita che ci sono talmente tanti fattori, cioè tipo anche basta un sassolino per terra che non vedi, che a volte cadi senza sapere il perché. Eccolo qua chi mi voleva uccidere. Ho sentito la tua ruota in testa, ma mi hai picchiato con cosa? Ho sentito tonk e quindi ti ho preso, sì. Minchia. A momenti ammazzo NASCAR, ragazzi, non voletevi male, non l'ho fatto, non è colpa mia. Un'altra cosa che può essere interessante da vedere è dietro una scivolatina del cavolo, comunque il lavoro che c'è dietro per togliere tutte le carene, controllare i danni, controllare che sia tutto a posto, controllare che non ci siano cose... Sai, uno da fuori vede una caduta e dice vabbè, cambio le carene e via, invece no. E stiamo parlando di una scivolata stupida, pensate quando si ritorna con la moto demolita. Non conviene tornare al box. Il buon Patrick che esamina tutto con la torcia per trovare eventuali Sassi. Sono il tuo incubo i sassi e te li sogni la notte. Ma sai, il sasso purtroppo è molto pericoloso, nel posto sbagliato fa un gran casino. Bisogna andare a controllare che nell'area in cui arrivano i fili dell'acceleratore non ci sia della ghiaia. In quest'area qua praticamente, dove tu quando acceleri muovi questa farfalla, Sì. anche se poi di fatto è il sistema elettronico che gestisce il tutto, Sì. se per qualche motivo un sassolino entra qua dentro, Ok. tu quando molli il gas lui rimane accelerato. Mamma mia, bruttissimo. Purtroppo qui non c'è altro da fare, quindi bisogna accertarsi che qua dentro non ci sia assolutamente niente.
E questa è una di quelle altre cose che risponde alla domanda che mi hanno fatto in tanti, ovvero perché correre con un team e non da solo con la moto e col carrello, o comunque con qualcuno di bravo e professionista che ti sappia seguire la moto. Di tutti i weekend di gara di questa stagione, questo è l'unico dove doveva filare tutto liscio, perché arrivo in una pista dove non mi sono allenato, non ho fatto test, ci ho girato una sola volta con un'altra moto, che è come non averci mai girato. E ovviamente che cosa succede oggi? Di tutto. In quel poco che ho girato spero di aver capito qualcosa. Domani qualifiche e sarà tutto in salita. Un male all'avambraccio che non hai idea. Ok, qualifica 1 finita. Se a Franciacorta c'era traffico, qua è Autostrada del Sole il primo sabato di agosto. 2 giri buoni sono riuscito a fare, 11,8 ma con tanti errori, quindi c'è tanto margine ancora. Adesso me lo faccio un po' sistemare. Quarto tempo. L'obiettivo di oggi era arginare i danni e visti tutti i problemi del sabato, con un quarto posto in griglia a 6 decimi dalla pole position posso ritenermi più che soddisfatto. Il vero incubo sarà l'avambraccio destro. Non avevo mai avuto questo problema, ma questa pista così tanto stretta, tortuosa e fisicamente impegnativa, unita al fatto che sono ancora tanto rigido sulla moto, l'ha fatto venire fuori. In pratica dopo un po' di giri l'avambraccio si indolenzisce e perdi sensibilità sulla mano, diventando molto lento nelle frenate e accelerazioni e non riuscendo a guidare bene. L'obiettivo della giornata sarà limitare i danni e fare punti per il campionato. E ve lo dico già, preparatevi perché in gara 1 vedrete i numeri da circo.